Allora ragazzi, ciao, sono con Moreno, saluta, maleducato, ti devo sempre riprendere io. Porca paletta, mi Infatti. strappo ancora i capelli. Esatto. Ciao ragazzi. Avevi più o meno detto la stessa cosa quando siamo andati la prima volta in questo posto, quindi il copia e incolla si ripete. No, allora ragazzi, innanzitutto volevo comunicare come tutti gli anni, anche quest'anno siamo giunti alla fine della stagione, quindi adesso non ci vedrete più per 2 mesi, tranne sorprese qua e là, magari succederà qualcosa, faremo qualche video così estemporaneo, però comunque di base non ci saremo più per 2 mesi e come vedete ultimamente stiamo presentandoci in varie formazioni, un po' per problemi personali, un po' per problemi di tempo. Quindi spesso mi vedete con Moreno, poi c'è Lara, poi c'è Moreno e Lara, poi c'è Matteo, Moreno e Lara, siamo in tanti. E comunque insomma i segnalanti sono sempre loro, che poi si aggiungano o si tolgano persone non fa questo un difetto, insomma, ecco, sono gli spostamenti naturali della vita. Allora, tornando a bomba sul posto dove si andrà stasera e ci si saluterà, noi abbiamo letto e statisticamente ci sono state delle grandi impennate il fatto di voler tornare, anzi voi volevate che si tornasse a cercare Simone. Come ben ricorderete, Simone è quel bambino che avevamo intercettato io e Lara 2 anni fa nelle pertinenze della Villa delle Torri e che io e Moreno abbiamo beccato in pieno l'ultima indagine che abbiamo fatto qualche mese fa. Simone, se sei ancora qui, vuoi che usciamo un pochino? Ci segui? Vuoi che venire a spasso con noi nel tuo giardino? Guarda. Sì. Ok, vieni pure a spasso. Posso vederti? Benissimo, ci puoi vedere. Noi purtroppo non abbiamo questo piacere. Simone. Ancora Simone. Moreno, ho detto ancora Simone. Ci sono state risposte inaspettate, addirittura appunto il generatore di parole ha tirato fuori un nome non una ma 2 volte e quindi ci fa ben capire che potrebbe essere effettivamente Simone il nome dello sfortunato bambino, insomma. E niente, noi vogliamo ancora andare a vedere se ci sono risposte diverse dalle altre, le stesse o magari niente, perché voi sapete ragazzi che non è che arriviamo sul posto ed è come arrivare in un albergo dove c'è la reception che ci accoglie con l'aperitivo, magari si va lì stasera sapendo di trovare quello che si trova, ma poi veniamo a casa con un pugno di mosche in mano. Questo non lo possiamo sapere finché non si andrà là. Niente, lunga introduzione, però bisognava dirvi queste cose, soprattutto il fatto che con questo video concludiamo la stagione e a breve ci sarà anche un altro video riassunto con il meglio di, però ecco, una cosa che vogliamo fare è ringraziare tutti i follower che ci hanno seguito fino anche quest'anno, fino alla fine, e siete veramente tantissimi. L'unico diciamo piccola cosa che voglio dirvi è che dovete commentare, perché noi vediamo tantissimi like, tante visualizzazioni, che non sempre è scontato che sia così, ma i commenti a volte stentano, quindi per noi i commenti sono la base, perché poi vuol dire che l'algoritmo di YouTube si mette in funzione e il canale viene promosso, insomma, ecco. Quindi commentate, andate a rivedervi altri video, insomma fate quello che volete fare purché ci sosteniate fino alla fine. E questa è una cosa che dico io, ma a nome di tutti. Io ringrazio fortemente Moreno di essere entrato nel team, perché è una persona squisita oltre che essere un amico, e poi insomma diciamo fate molto il tifo per Moreno e la cosa mi fa solo piacere, per cui grazie Moreno, lo dico davanti alle telecamere. Ma così mi fai emozionare. Lo so, infatti è questo il punto, no? Che adesso poi sarà in debito e mi offrirà una birra perché fa un caldo boia oggi. Va bene. Te la offro più che volentieri. Ecco. L'unica cosa che aggiungerei io, i commenti servono anche a noi per sapere se va bene come stiamo lavorando, assolutamente. Oppure se è meglio che miglioriamo qualcosa. Beh, di sicuro possiamo migliorare sempre, perché nessuno nasce imparato e nessuno impara fino alla fine, insomma c'è sempre da imparare e siamo consci di questo, però sì, commentate, dateci dei consigli
abbiamo anche letto ultimamente, dopo l'indagine che abbiamo fatto i capelli della strega, che molti di voi gradiscono il fatto che noi si esca in estate, no? All'aperto a fare indagini. Però ragazzi, o ci inventiamo stronzate oppure fuori non sempre ci sono leggende o situazioni vere, quindi inventarci stronzate anche no, quindi insomma dobbiamo dosare anche quelle che sono le uscite in esterno, però anche a noi piacciono, per cui benissimo, continuate a lasciarci il vostro parere nel caso vogliate che si vada all'aria aperta, anche se di aria ce n'è poca perché si crepa di caldo in questi giorni. Va bene, ci vediamo là e state con noi. Ok ragazzi, allora poche ciance, siamo già dentro il posto dove... Come l'ho chiamato? Io ho detto Simone ci sento uno stai... Non ho parole. Allora, stavo dicendo, provo a ripeterlo, ma intanto vi dico che a Moreno già sta brillando il K2. Allora, siamo già entrati nella villa, insomma nella villa, non nella Villa delle Torri perché è adiacente come vi ricordo, ma nelle pertinenze dove sembra che ci fosse stato questo Simone, che era colui il quale, il bambino che avevamo intercettato io e Lara, e che poi io e Moreno abbiamo assolutamente avuto la conferma che era qui a farci compagnia. Le cose incredibili sono due. La prima è che siamo entrati e ha già brillato il K2, esattamente come la volta scorsa, quindi sto posto qua è devastante. E seconda cosa è che sta arrivando il temporale, quindi è proprio, si sente tuonare, quindi insomma è da film horror, proprio da film horror ragazzi. Siamo entrati nuovamente io e Moreno alla Villa delle Torri perché comunque volevamo fare il saluto, perché è d'obbligo, un po' come timbrare il cartellino, quando veniamo qua dobbiamo per forza salutare la Villa delle Torri, e per l'ennesima volta ci dispiace nel dire che sta veramente venendo giù a pezzo dopo pezzo, per cui ci dispiace moltissimo. Allora, non perdiamo tempo ragazzi, non tanto perché sia l'ultimo video della stagione, quanto perché qui insomma abbiamo per la prima volta una meta ben precisa da seguire e vogliamo seguirla subito senza perderci in chiacchiere. Allora, Moreno è qui, ha già acceso il K2. Moreno, hai visto già, come dicevo, sì, ai nostri amici. Non stavi ancora registrando, come vedi il K2 brilla. Appoggiato là, sta brillando. Io ho detto ciao Simone, sei qua, come ho detto ciao Simone. Ha brillato. Sul rosso. Perfetto, quindi iniziamo proprio alla grande ragazzi, iniziamo esattamente da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Quindi qui siamo nel famoso posto dove non ci sono più le scale, e quindi insomma che possiamo fare? Cominciamo a vedere se succede qualcosa. Allora, vi ricordate nel video scorso che avevamo detto credenza, cioè che il generatore di parole ha detto credenza e ce la siamo trovata ai piedi, ossia qui davanti. Però questa volta abbiamo appoggiato il REM pod che accendiamo subito. Ok, lo accendiamo in modo tale che se succede qualcosa ce l'abbiamo sotto tiro. Io direi subito di accendere anche il generatore di parole, perché dobbiamo proprio riprendere da dove abbiamo lasciato. Ecco, mi viene da dire che è la cosa migliore.
Sensazioni, Moreno? Beh, guarda, adesso ho acceso anch'io stasera, ho acceso il mio cellulare in modalità aereo. Certo. E adesso ero di qua e sembrava di aver visto la luce come l'altra volta. Ok. Ah sì, mi ricordo che avevi visto una luce lì. Non mi ricordo se ti avevo registrato quando lo dicevi, però. Adesso... Simone, siamo tornati, siamo ancora i ragazzi dell'altra volta, Corrado e Moreno. Ti ricordi? Io ero venuto ancora prima con Lara. Te la ricordi la storia che ti abbiamo raccontato? Che ero prima venuto da solo con lei e poi per far conoscere questo posto al mio amico ho portato anche lui. Siamo ancora noi. Ci vedi solo più sbracciati perché l'ultima volta faceva freddo, eravamo coperti, ma siamo sempre noi. Piove, benissimo. Sta piovendo. Ok ragazzi, il film horror è cominciato perché tuonava, adesso sta anche piovendo e comincerà anche a esserci difficoltà a registrare quelli che potrebbero essere eventuali VP, però siamo partiti con le stelle e siamo arrivati qua, ho iniziato a tuonare, per cui Simone, ti ricordi di noi? Abbiamo acceso questo, te lo ricordi che avevamo acceso un vocabolario virtuale da dove tu hai pescato determinate parole e ti sei anche presentato? Hai voglia di rifarlo? Ti chiederemmo più o meno le stesse cose, però tu devi capire che per noi non è così normale parlare con un'entità, quindi vogliamo essere sicuri più di una volta, avere più conferme. Poi alcuni amici ci hanno detto di tornare per approfondire questa nostra conoscenza con te. Ci vieni a salutare ancora? Non sta neanche parlando lo Stube adesso. Strano a dirsi perché appena l'altra volta abbiamo varcato l'uscio aveva iniziato a parlare, a brillare il K2 e il K2 a dire la verità ha brillato già, però sta piovendo e anche abbastanza forte, speriamo che sia passeggera la cosa, se no abbiamo anche la macchina distante. Sei sempre qui, Simone? Sei a casa tua? Stai giocando con le tue cosine? Con i tuoi giochi? Niente, non parla. O ci sta studiando, sta cercando di riconoscerci nuovamente. Allora Simone, l'altra volta abbiamo portato un giochino che si illuminava. Questo giochino lo abbiamo ancora, è posizionato qui sul tavolino. Lo vedi? Però ne abbiamo messo un altro sulla credenza, dentro quello che poteva essere il tuo soggiorno, dove abitavi con la mamma e il papà. Ecco, quel giochino che ti abbiamo messo sulla credenza, se ti avvicini fa un suono, non ti devi spaventare, non fa danni, fa solo un po' rumore, però non fa male. Se vuoi darci conferma che sei qui con noi, ti puoi tranquillamente avvicinare senza pericolo. Noi abbiamo ancora questo vocabolario che serve per parlare con te, o magari questa volta c'è anche qualche tuo parente qui vicino a noi, c'è tuo papà, c'è tuo nonno, c'è tuo zio, tua mamma, perché non sempre succede che... Dove sei? Dove sei? Siamo qui, siamo sempre a casa tua, ti ricordi? Io ho caricato oggi la pila questa. Cosa? Come? Ho caricato la pila, l'ho accesa adesso. E che cos'ha? 2 palline. Di già? Porca vacca. L'ho caricata oggi. Allora, se la cosa ti interessa, io sono 80% di telecamera, l'ho appena accesa, quindi mi viene da dire che è abbastanza normale.
Accendilo. Accendilo. Cosa dobbiamo accendere? Abbiamo già tutto acceso. Ti abbiamo parlato di uno strumento che è sulla credenza ed è acceso, quindi se volendo ci vai vicino, lui suona e ci fa capire che sei qui con noi. Altrimenti il mio amico ha in mano uno strumento che cambia le luci. Quello che hai fatto illuminare prima, anche poco fa quando era... Ha suonato Rampod. Ok, benissimo. Guarda, si è illuminato completamente. È illuminato il K2, perfetto. Cominciamo bene. Ok, allora hai visto come si gioca con quel giochino? Perfetto, avvicinati ancora. Cioè, in contemporanea il K2? Assurdo. Ascia. Vabbè. Stai tagliando le piante? Solite parole stupide. Ok Simone, se sei con noi ci fa molto piacere. Siamo tornati a salutarti. Mi ricordo che all'inizio eri molto accogliente, poi sei stato un po' ostile, poi mi hai fatto vedere un'ombra strana nel giardino che oggi non potremo visitare perché è colmo, veramente colmo di piante. Guarda come brilla il K2. Io non so cosa dire, sto posto è assurdo. È quello che vogliamo. È quello che vogliamo. Quindi hai voluto spaventarci l'altra volta quando siamo entrati nel sentiero? Infestare. Ok. L'altra volta quando siamo usciti di casa ti abbiamo chiesto di accompagnarci nel giardino dove forse giocavi con i tuoi amici, mi hai fatto vedere un'ombra un po' inquietante, mi hai spaventato, ti ricordi? Quindi quello che volevamo è questo, volevate spaventarci? Ce l'avete fatta. Avvicinati ancora a quello strumento sulla credenza che ha suonato 2 minuti fa. Porca vacca, cioè l'altra volta non l'avevamo portato il Rempoda, mi ha fatto bene. Dobbiamo accedere anche alla pallina. La pallina con la solita. Guarda come brilla, guarda. La pallina con La pallina prendila, sì, bravo. Assolutamente no. Non vuoi la pallina? Perché non la vuoi? È bellissima, fa tanti colori. Se guardate io sto passando di fianco, non suona. No, ma non, cioè, è fuori discussione. Devi toccarla l'antenna per farlo suonare, quindi... Allora, adesso il mio amico Moreno ti manda, cioè ti mette una pallina colorata. È un po' come lo strumento che hai fatto suonare prima o quello che tiene in mano il mio amico Moreno. Basta che ti avvicini e brilla. E per noi è un segnale importantissimo, fondamentale, per capire se sei qui con noi. E per te... Lampeggia, te la esatto. Portamelo. Portamelo. Non ci credo, ti ha detto portamelo. Lascialo lì, va benissimo. Ha detto portamelo. Simone, è qui, guarda. Guarda. Moreno ha fatto quello che dici guarda tu. il K2. Sì. Proteggere. Guarda che la pallina continua a lampeggiare. No, adesso si ferma, è un po' lunga. Vedi quella pallina che ti abbiamo messo lì? Guarda qui. Guarda qui, sì. Guarda tu qui, guarda, ci sono tanti giochini. Moreno ha in mano quello nero. Guarda che brilla. Non l'hai toccata? Non lo tocco. Forse ha vibrato un attimino poi il vetro. Mettiamolo come dubbio, però hai solo appoggiato il K2, non l'hai spostato. Ok. Hai visto che si sei illuminata, quindi? Se ti piace farla illuminare nuovamente. Come vedi non ti fa niente, è solo divertente. Hai 3 giochini sulla credenza, hai quello che suona e 2 giochini che si illuminano, tra cui una pallina, che probabilmente una pallina sai bene cos'è, magari ci hai giocato anche tu da piccolo, quando eri in vita, scusa. Smettila. Ok, io non parlo più se vuoi, però tu fatti
fatti sentire, fatti insomma vedere in qualche modo, anche se non possiamo vederti fisicamente. La tua storia ha appassionato tantissime altre persone come noi e anche noi stessi siamo appassionati e ci siamo anche affezionati un po' a te. Per cui volevamo continuare a tenerti un po' di compagnia, visto che sei piccolo, magari non hai anche voglia di parlare con qualcuno, di giocare. Ti abbiamo portato tanti giochi apposta. Guarda che brilla K2. Ecco, se ti sposti un po' più a sinistra si brilla anche la pallina. Esatto, se ti sposti a sinistra c'è una pallina o davanti c'è quell'affare che suona come prima. Rumore. Ho sentito un rumore da là. Sentito? Come lo uso? Come lo uso? Basta che ti avvicini. Basta che ti avvicini, è semplicissimo, guarda. Devi solo toccarlo e basta, o avvicinarti. È proprio facile facile, non devi far niente. Poi l'hai già fatto. L'altra volta ti abbiamo chiesto quanti anni hai, riesci a dircelo stasera? L'altra volta non ce l'hai detto, ci hai detto tante cose ma non la tua età. Non posso restare. Perché non puoi restare a casa tua? Puoi stare quanto vuoi. Mi auguro solo che tu abbia trovato la pace. E in tal caso sì, può essere che tu debba andartene da un'altra parte, ci sta. Però se sei qui puoi star finché vuoi, casa tua. Volo. Voli. Benissimo. Combattimento. Combattimento. Questa la reputo essere interessante. Sto prendendo una cosa, Questa cosa la reputo interessante, combattimento, perché magari combatte quella che è il passaggio tra la vita terrena e la vita dell'altra dimensione. Apparentemente potrebbe essere una risposta stupida, ma non lo è secondo me. Ok, quindi stai facendo un pochino questa lotta per arrivare dall'altra parte? Ci sta. Sta ricominciando anche a piovere. Aveva smesso, porca vacca. Ragazzi, ogni volta che veniamo qui, se non è zuppa è pan bagnato, come si suol dire. Veramente ci sono tante interazioni più o meno intense, ma ci sono. Non veniamo mai via a bocca asciutta quando veniamo qua. Ed è una cosa particolarmente interessante perché non in tutti i posti è così, anzi quasi nessuno, per cui insomma lode quasi nessuno, quindi quando si viene in un posto e addirittura si riescono a fare dei collegamenti a distanza di tempo e magari con la stessa entità, Incidente. È tanta roba. Incidente. Perché incidente? Facciamo una Moreno ha le bacchette? Ok, Moreno mi aveva detto che aveva le bacchette. Se ci sei, falle incrociare. Ok, aspetta che vengo lì perché non ti vedo fin là. Ok ragazzi, Moreno ha le bacchette. Ti piaccio. Riesci a farle incrociare ancora? Guarda la pallina che si illumina. Ok, la pallina si è illuminata ragazzi. Allora, se sei ancora qua... Io sono qua, non posso averla toccata. Se sei ancora qua facciamo un'altra volta la prova. Vedi con le due bacchettine con in mano, falle incrociare. Guarda. Ok. Allora sei qui, beh guarda, non avevamo mezzo dubbio. Adesso allargale. Se sei Simone me la devi avvicinare ancora come prima, incrociala. Porca vacca. No, ma la cosa assurda è che... Cioè, la cosa assurda, volevo dirti un'altra cosa. Qui Simone c'è, io ne sono quasi sicuro che c'è. Le bacchette non fanno altro che confermare, ma io sono sicuro che c'è qua Simone. Ormai abbiamo prove su prove. Simone, tu sei nell'altra dimensione, incrociami. Annegato. Annegato?
Mamma che brutta roba. Sei annegato tu? Sei morto annegato, Simone? Se sì, incrocia le bacchette. Se no, aprimi la destra. La destra. Ok, no, non è morto annegato. Benissimo, meglio così, perché è una bruttissima fine. In questo momento dove sei? Faccelo vedere con le bacchette. Se sei davanti, Tienile incrociale. ferme, esatto. Prendi nota. Immaginavo. È qua davanti a noi. Sì, ma lo sento. Ma poi ragazzi ha brillato la pallina, ha suonato il REM pod, ragazzi, ha brillato il K2. Sei contento che ti veniamo a trovare ogni tanto? Se sì, incrociale, così è più semplice. Perfetto. Anche noi siamo contenti di venirti a cercare, ci fa molto piacere, ci siamo affezionati a te. Allarga pure le bacchette. Si sente parlare, si sente vociare, non so chi può essere. Ti ricordi che abbiamo beccato un rumore stranissimo che ero lì da Sì. parte da te? Simone, facciamo una cosa. Beh, le bacchette hanno dato delle belle risposte per Lavoro. quello. Facciamo una cosa, Simone, adesso hai la possibilità, visto che ormai siamo quasi certi che tu sia qui, Giochi. giochi, ok, sì, sono dei giochi. Hai visto che te li ha messi Moreno? Ci sono tanti giochi, sì. Allora, ti stavo dicendo, visto che ormai sei abituato a vederci, ti dispiace fare un rumore se riesci? Ormai ti chiediamo anche cose un po' più difficili, visto che... Ricco. Che ha detto? Ricco. Oddio. Sì, può anche essere che tu fossi una persona benestante, la tua famiglia lo fosse. Adesso da qui non si direbbe perché la casa è un rudere, però, caspita, deve essere stata una meraviglia. Ti stavo dicendo, se, visto che abbiamo un po' più di confidenza con te, facci un rumore per fare capire ancora una volta a noi che sei qua vicino. Sposta una tegola, tanto qui è Non pieno. capisci. Non capisco. Ok, forse non lo puoi fare allora. Forse perché sei piccolo, prova a spostare un sassolino, qualche Ti cosa. stiamo chiedendo tanto, mi sa di sì, hai ragione. Magari come dice Moreno sposta un piccolo oggetto. Perché si è illuminato il K2. Sì, sì, sì. K2 brilla ragazzi. Però brilla meno dell'altra volta. Brillare brilla, quindi è già tanta roba, però brilla meno. L'altra volta andava a fondo scala come ridere. Rumore, ancora. Ragazzi, o era un tuono in lontananza o ho sentito un tonfo. Forse più un tuono, però. Questa deve essere stata una cucina, ragazzi. Infatti c'è il tubo della K, penso, in cui c'era un lavandino. Guarda che brilla. K2 di brutto. Guarda, 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 guarda. Lento. Lento. Mamma mia, mi sembra un'indagine molto più tranquilla dell'altra volta, ma sempre ricca, ragazzi, sempre ricca. Quando veniamo qua... Simone,
Ti risulta che è venuta a mancarmi una persona molto cara? Stringimi le bacchette se senti. Anche l'altra, grazie. Sì. Allora ragazzi, senza dire chi è la persona perché saranno cavolacci di Moreno, però ha appena avuto un lutto in famiglia e gli ha chiesto se era in grado di capire che Moreno appunto ha subito il lutto e ha incrociato le bacchette. Ok Simone, grazie, anche a nome di Moreno. Sei commosso? Un po' sì. Un po' sì, ho visto. Perché non è che te l'aspetti, adesso le blocco un attimo. Sì, no, mettile via, tanto guarda, abbiamo già avuto tanti riscontri. Anche perché non è che te l'aspetti tanto quando vieni a fare queste cose che non sono proprio provate scientificamente. Certo. Che ti trovi delle risposte. Rimanere. Certo che rimaniamo. Chiudo le bacchette perché questa è la prima volta che la gente sa che io le uso anche. Ok ragazzi, teniamo presente che Moreno è la prima volta che le usa, No. Quindi... No? Io no. Ah, ok, scusa. Che lo sanno la gente ma non lo sapevano neanche. Ah, ok, scusa, ho capito male io. Niente, non lo sapevano neanche a casa. Sì, non sì. può restare. Ok, non può restare chi? Perché un po' sembra che ci vuoi, un po' sembra che ci respingi. Qual è la verità? Allora ragazzi, Moreno è una persona piena di risorse ma le tiene per sé, perché lui le bacchette le aveva, non ha mai detto di averle, le ha usate solo per i fattacci suoi, perché lui prima di conoscere noi andava anche per i cavoli suoi a fare indagini senza telecamere o a volte anche con le telecamere, però sono tutte cose documentate nel suo hard disk, non le ha messe su YouTube, il che gli fa onore perché insomma non è uno che spettacolarizza le cose, se le tiene per sé e poi fa le sue valutazioni, però è una sorpresa continua perché io che Moreno usasse le bacchette non lo sapevo. Ok Simone, allora facciamo così, prova a darci qualche altra prova che tu sei qui con noi, ci rendiamo conto che le domande più o meno sono sempre quelle, però capisci che non possiamo chiederti cose impossibili, le cose che ti possiamo chiedere sono queste, cioè di palesarti insomma attraverso gli strumenti che abbiamo lasciato sulla credenza, che tra l'altro l'avevi nominata tu la credenza, quindi, e tra l'altro era anche una bella credenza, adesso è tutta rovinata, però vabbè, oppure di fare un rumore. C'ho un rumore sottofondo. Sì, ma infatti è quello che sentivo prima. Veloce. L'ha detto già una volta veloce, Ha detto veloce e poi una volta ha detto il contrario. Non so se rallentare o lento, non mi ricordo più. Hai sentito il rumore? Hai sentito il rumore? Hai sentito il rumore? Hai sentito il rumore? Sì? Tu sei fuori adesso? Sì, non ero io. No, perché è arrivato. Io pensavo fossi tu. No. Scusa, è arrivato dalla destra, sei uscito. Ah, ok, perfetto. Simone, sei stato tu? No, io non ho detto niente perché ho detto avrò preso un pezzo di... infatti. Ok, benissimo. Quindi il rumore che abbiamo appena sentito, che ha sentito Moreno e che ho sentito anch'io, sei stato tu a farlo? Un'altra volta. Sì. Più basso forse. Sì, sì. Allora ragazzi, un bambino non penso che, no, che riesca a spostare. Allora ragazzi, fate conto che come dicevamo prima piove, però adesso ha smesso, poi ha ricominciato, poi ha rismesso. Non tutti noi. Cos'è? Non tutti noi. Non tutti noi. Allora, un po' sono risposte generalizzate, un po' sono in prima persona, non si riesce a capire perché ragazzi noi diamo per scontato che sia Simone e io sono convinto che...
Patrick, ok, ci sta, non è che queste sono case grandissime e piene di corti, quindi ci sta che c'era anche un altro bambino, ma ci mancherebbe, o un altro adulto, non lo so. Cioè, di persone ce n'erano tante in definitiva, non c'era solo Simone. Ci può stare che Patrick sia un po' un nome troppo moderno, però insomma, almeno in Italia, però ci sta. Chi era Patrick? Magari tuo fratello? O tuo zio? O tuo nonno? Tuo nonno non penso. Allora ragazzi, Moreno adesso vi fa vedere la mia telecamera che lì ha il 63% di batteria ed è accesa, cioè è carica, e c'è anche un power bank qua che la tiene carica. Un rumore là, però Moreno mi sta facendo le riprese col telefono perché si è spenta la telecamera. In quanto si è surriscaldata. Intanto perché si è surriscaldata. Allora ragazzi, fa caldo, ma non può surriscaldarsi una telecamera con 25-28 gradi, si surriscalda quando ce ne sono 40. Questa videocamera la conosco, è di giorno, la conosco come le tasche mie, per cui sono sicuro di quello che dico. Scusa, abbasso un attimo il faro perché... Sì, si è surriscaldata e mi si è spenta, quindi adesso io l'ho lasciata un pochino in stand-by, vediamo se si raffredda e riprende le riprese appunto, oppure bisogna finire col telefono. Ma questo fa parte dell'anomalia di questo posto, ormai ci abbiamo messo su la pietra sopra su questo posto, quindi adesso noi facciamo un'ulteriore pausa, vediamo se nel frattempo si è ripresa la videocamera. Allora ragazzi, la situazione è un po' pesantina, nel senso che abbiamo fatto la pausa, io ho fumato una sigaretta giusto per distrarmi, però punto primo, la telecamera è ripartita ma si è rispenta dopo 20 secondi, ma la cosa importante non è questa, la cosa importante è che Moreno non sta bene, e questa è la cosa importante, e perché ha accusato un forte dolore al piede destro e ha dovuto sedersi, adesso per fortuna c'è la credenza, vi ricordate che c'è la credenza dove abbiamo messo su il REM pod, il K2, la pallina e tutto il resto. Sta diventando un'indagine un po' pesante, sinceramente sì, allora che qui fosse attivo lo sapevamo, perché questo è poco ma sicuro, ma che addirittura si surriscaldi una telecamera in questo modo come se ci fossero 80 gradi e che Moreno nel frattempo, perché è successo durante, ho sentito un rumore, non sia stato bene, ecco, questa è una coincidenza un po' troppo grossa, quindi è pesante, veramente pesante, non saprei neanche io cosa dire. Moreno, allora? Gli sto passando il mano al piede, guarda che si illumina. Io non lo sto toccando. Ma allora spiega un attimino cosa ti è successo, perché non mi è piaciuta per niente sta scena. Sono venuto di qua da solo nella camera, sala, questa dove c'è la credenza, e ho detto, c'è la telecamera spenta, ho detto fammi illuminare le cose o fammi un segno, e mi è venuto un dolore al piede che poi sta passando, però nel frattempo mi sono seduto qua sulla credenza e adesso si sta illuminando anche il K2. Ok, però cioè a me la cosa che fa pensare è questa, che tutto ciò è accaduto quando mi si è rispenta la videocamera, quindi sì, questo dopo si è rispenta ancora. No, prima si è accesa e si è spenta, sì, esatto, e poi hai avuto male al piede, quindi insomma sta roba qui non mi piace per niente. Va bene Simone, va bene tutto, però quando ci si attacca alla salute delle persone anche no, insomma, quindi non so come proseguire l'indagine, ragazzi. Non so come proseguire l'indagine perché, dicevo, è ok tutto, ok gli strumenti, non è la prima volta che si scarichino, non è la prima volta che le pile facciano le bizze, non è la prima volta che succedono cose che hanno a che vedere con la strumentazione fisica, ma quando poi si prende il fisico di una persona non va più bene. Ecco, io non sto male, per fortuna sto bene, però Moreno no, quindi considerando che deve guidare, siamo con la sua macchina, dobbiamo fare un bel viaggio di ritorno, adesso valutiamo se continuare l'indagine oppure se fermarla qui. Mi dispiacerebbe tantissimo perché comunque le interazioni ci sono state fin da subito, pensate al REM pod, pensate alla pallina, pensate a tutto il resto, insomma, e anche alle risposte del generatore.
e quindi mi dispiacerebbe proprio interrompere qui la cosa, però ripeto, davanti alla salute si ferma tutto. Adesso ridateci un altro minuto di pausa per capire cosa succede. Allora ragazzi, terzo tentativo, la videocamera adesso è ripartita, Moreno si è alzato in piedi, però anche questa è una combinazione, riparte la telecamera e riparte anche Moreno, quindi a me sta roba qui fa veramente è imbarazzante, veramente imbarazzante. E vediamo, ripeto, non sappiamo neanche più cosa fare perché siamo un po' nei casini, un po' non siamo in bolla in buona sostanza, quindi non sappiamo veramente cosa fare. Adesso vediamo di riprendere da dove abbiamo abbandonato, quindi abbiamo riacceso il GhostTube, abbiamo rimesso, anzi erano già lì tutti gli strumenti sulla credenza, però Moreno si è alzato, è già qui. Come stai? Ah, molto meglio. Ok. Non sanno con chi hanno a che fare. Meno male. Più che altro mi fa cioè mi ha fatto piacere, ho visto che ti sei tolto la scarpa, non hai niente nel piede, è proprio stato un dolore interno. Sì. Ok. Allora ragazzi, ennesima stranezza. Cioè io stasera non so più cosa fare. Si è spento il GhostTube, non si riaccende più. Il GhostTube, per chi non l'avesse capito, è il generatore di parole. Si è spento, ok? Quindi adesso io non so più veramente cosa fare. Cioè ho l'impressione che ci stia facendo... Un aereo? Questo Sì, un aereo. Allora ho l'impressione che ci stia piano piano affaticandoci, nel senso prima con la telecamera, poi con gli strumenti, poi con Moreno, che ci stia in qualche modo mettendo i bastoni tra le ruote, del tipo andate via perché ci avete rotto le balle, ecco, questa è la sostanza e ho paura che sia così perché il telefono, quindi l'applicazione era stracarico, siamo partiti col 100%, per cui è inconcepibile, non può essersi scaricato il telefono perché è carico, ma non parte più l'applicazione, quindi abbiamo anche controllato se per caso l'applicazione aveva degli aggiornamenti da fare tramite insomma, le applicazioni lì per aggiornare le app, diciamo, ma non era da aggiornare, quindi le abbiamo provate tutte, però sinceramente stiamo cominciando a dubitare del fatto che sia stata una buona idea tornare qui, ecco. Allora, vediamo finché durano gli strumenti cosa riusciamo a fare. Allora, Simone, sembrerebbe che tu ci stia facendo degli scherzetti che l'altra volta non ci hai fatto, o tu o chi per te. Quindi, adesso abbiamo ancora qualcosa per capire se tu sei con noi. Puoi far illuminare questi giocattoli che abbiamo sulla credenza? C'è un K2 che è quell'oggetto nero con le lucine che ormai conoscerai perché ce l'aveva in mano Moreno l'altra volta e ci hai giocato tantissimo e anche stasera ci hai giocato. Poi c'è la pallina che hai illuminato prima e poi c'è quell'altro oggetto nero con l'antenna che serve per farlo anche qui per capire se sei vicino a noi e suona. Oppure fai un rumore come prima. Io sto venendo in questa parte della casa che è un po' pericolosa perché non ci sono più le scale, magari di sopra c'era la camera della mamma e il papà. Però mi secca che non c'è il generatore, porca vacca, perché molte risposte sono arrivate dal generatore l'altra volta.
Allora, io adesso l'oggetto che era sulla credenza l'ho preso in mano. Vuoi passare vicino alla mia mano, al mio braccio e farlo illuminare? Corrado mi ha fatto un giochino. Cioè? Sono andato nell'altra stanza Sì. e ho fatto una fotografia all'autoscatto. Guarda in fondo che si vede una sagoma bianca e di là è tutto buio. E poi me la mandi perché non riesco a vederlo. Hai fatto uno... ha brillato, guarda. Hai fatto un autoscatto e vedi una sagoma? Guarda, non so se riesci a illuminarla sul fondo. Scusate ragazzi, ma devo... Guardala là in fondo. Eh sì. E di là c'è tutto buio, gira verso di me. Allora, adesso c'è il riflesso della luce. Beh, poi te la mando. Sì, e poi me la mandi. Ragazzi, ha fatto una foto Moreno un po' strana. Adesso vediamo. Se vuoi far vedere di là che c'è tutto Sì, buio. sì, no, lo vedo no, io. per carità di Non è che Dio. l'ho fatta col cellulare. No, certo. No, ragazzi, questa è una stanza completamente vuota. È la porta che ho fotografato è quella Sì, lì sulla sinistra. Ah, questa qua. Ragazzi, queste stanze fanno il E paio. come vedi è tutto buio, eh? Sì, no, lo so. Queste stanze fanno il paio a quelle che ci sono di là, nel senso sono tutte rotte, diroccate, anzi siamo fuori di testa noi che c'entriamo. Però qui di ombre non ce ne sono, cioè di riflessi non ce ne sono. Tanto più che ragazzi fuori è buio pesto, quindi non può esserci nessun riflesso. Abbiamo visto delle lucciole, però le lucciole sono riconoscibili. Io ho i brividi qua, non so perché. Dove ho preso qua? Ho i brividi qua. Ragazzi, guardate. Avete visto? Ok, c'ho la pelle d'oca alta 3 metri, non so perché. Eh? Sì, ce l'ho io. Beh, interessante il fatto che Moreno abbia scattato una foto qui e che io sia venuto qui e mi vengano i brividi alti 3 metri. Ok, può essere un po' di suggestione, ci sta, però... Simone, ci stai seguendo? Hai visto magari Moreno che ha usato un apparecchio rettangolare per farsi una fotografia? Ti ho detto facciamo un giochino io e te e quindi si è vista questa piccola sagoma in fondo nella stanza che c'è buia. Ok. Sagoma. Ragazzi, ve la mettiamo, anzi ve l'avremmo già messa prima, ma ve la rimettiamo anche adesso così magari la vedete meglio. Simone, ci fai illuminare questo giochino che ho in mano io? Che è quello sempre solito, quello con le lucine che fanno tante luci colorate, vedi? Ha brillato. Ok, grazie.
un'indagine assurda. È un'indagine assurda. È bella comunque. Sì, no, assolutamente sì, però non mi piace che sia stato male, proprio per niente. Vabbè, non può che succede, che dopo basta Lo so, però reagire. noi lo diciamo sempre che comunque quando poi... Basta sapere che quando si deve fermare, perché appunto, quindi dovevamo già fermarci forse, perché non va bene fare ste cose. Però... quello che la prova deve anche sapere. Certo, no, quello ci sta. Perché sennò ti senti male sul serio. Ragazzi, è già 2 volte che facciamo indagini nell'arco di poche settimane. Prima Stefania di DSPT che si è sentita respinta dalle scale, oggi insomma stanno succedendo un po' di cose strane ultimamente. Guarda che brilla, guarda, fino al rosso. Ok, sei qui, mamma mia. Ok, grazie Simone. Ascolta Simone, adesso noi quell'affare lì per farti parlare non ce l'abbiamo più, perché purtroppo non so se tu o chi per te ce l'ha fatto spegnere. Però ci puoi in qualche modo rispondere tramite questo. Tu conoscevi Patrick, perché è un nome che è uscito. Se lo conoscevi... Due palline. Ok, ti rifaccio la domanda. Se lo conoscevi, lo fai arrivare a fondo scala? Cioè le lucine devono andare fino all'ultima luce. Sai chi è Patrick? Era un tuo parente, un tuo amico? Allucinante. Al rosso, guarda. Ok, grazie. Fermati. Ok, grazie. Benissimo. Allora, facciamo anche quest'altra domanda. Patrick era tuo fratello? Avevi dei fratelli? Ha brillato. Non ci credo. Ok, va bene. Era più piccolo di te? Se sì, accendi ancora lo strumento. Visto che non ci hai detto l'età, non possiamo dire di più. Però cerchiamo di fartela dire facendo un giro un po' più largo. Era più piccolo di te? Se sì, accendi lo strumento come hai fatto adesso. Era più grande? Tu eri più piccolo, il fratellino più piccolo? Non era magari suo fratello? No, ha detto che era suo fratello. Ha brillato. Allora, sei un po' duro sul discorso dell'età, anche l'altra... Ok, adesso brilla. Benissimo, quindi vuol dire che è più piccolo. No, più grande. Il fratello più grande. Patrick è più grande, ok. Era più grande di te, benissimo. Io non so più cosa chiedere. No, veramente sono imbarazzato. Ok, grazie Simone, grazie mille che ci stai rispondendo come puoi, perché non so se è a causa tua o a causa di qualche altro evento particolare, ma il nostro... O qualcuno che ti blocca. Che ce l'ha spento, che ci ha spento lo strumento per farti parlare. Purtroppo per noi quella roba qui è fondamentale. Non è, come dire, la cosa a cui crediamo di più in assoluto, però è un aiuto, che talvolta dice delle cavolate, talvolta dice delle cose interessanti. Però finora, da quando siamo venuti qui, sono solo uscite cose interessanti con te. Sei morto qui? Se sei morto in questa casa, proprio qui dove siamo adesso, lo fai ribrillare? Ti avvicini a queste luci? Ok, non sei morto qui. Sei morto vicino? Nel giardino? O è successo lontano da casa? È stato un incidente? Sei caduto da qualche parte mentre giocavi? Non lo so. O il papà stava usando degli attrezzi per la campagna e sei finito sotto questi attrezzi? Se è un incidente me lo fai brillare? Se è stata una disgrazia? Mi tocchi ancora le luci?
o è pioggia o si sta muovendo qualcosa fuori. Allora, se è pioggia ci sta, se si muove qualcosa fuori ci può anche stare, perché gli animali ci sono in un bosco, eh? Ok, vabbè, adesso non si sente più niente. Ragazzi, che indagine. Proviamo a ripassare di qua. Allora, noi adesso siamo nel posto dove eravamo l'altra volta e tu ci hai risposto tantissimo qua dentro. Vuoi venire qui con noi ancora? Noi non possiamo star fuori oggi. Non possiamo stare nel giardino dove siamo stati l'altra volta, perché la vegetazione non ce lo permette, è troppo alta, troppo rigogliosa. Però se sei qui puoi venirci tu incontro. Anzi, l'altra volta ci hai fatto pesantemente spaventare fuori, perché abbiamo visto un'ombra dietro una pianta. Io stasera ho fotografato là. Abbiamo visto un'ombra dietro una pianta e oltretutto, ragazzi, se vi ricordate il video, appena siamo arrivati alla pianta ci hanno detto spegnete le macchine fotografiche, una roba del genere, spegni la registrazione, adesso non mi ricordo. Faccio io una domanda. Vai. Corrado ti ha chiesto se sei morto qua, ma noi ovviamente non sappiamo cosa c'è nell'aldilà, se esiste un Certo. aldilà, se esiste un'altra dimensione. Magari sei morto da un'altra parte, questo qua è un posto molto tranquillo per cosa che hai trovato una tua casa. Può darsi. Non è una brutta filosofia. Se sì, fammi illuminare, non so, la pallina, il K2, fai suonare. Dimmi te, ed è il posto. Ragazzi, non è una brutta intuizione quella di Moreno, perché a volte, se è vero, allora noi non sappiamo purtroppo niente, lo sapremo sempre quando passeremo a miglior vita, però se non è da escludere che un'anima magari si accasa, trovi casa anche in un posto che non è il suo, perché magari trova pace qui. In effetti questi sono posti molto silenziosi. Non è affatto una brutta intuizione, non ci ho mai pensato a sta cosa. Fai illuminare ancora la pallina, se sei qua ancora con noi. Perché noi abbiamo sentito dei rumori all'esterno. Però mi viene da dire che il Patrick ha risposto coerentemente e può darsi che sia stato un bambino che abitava qui, insomma. Allora, mi dai la conferma che Patrick sia stato tuo fratellino o fratellone, perché era più grande, toccando questi strumenti, come è fatto con l'altro? Sono più o meno uguali, con la differenza che questi, uno fa rumore, l'altro è rotondo, però fa sempre le luci. Lo so che ti chiediamo sempre le stesse cose, però purtroppo devi capire che per noi non è semplice credere a 3 lucine che si accendono. L'unico modo che abbiamo per parlare con te è tramite le luci, però non sempre ci possiamo fidare a cuor leggero, insomma, di queste cose. Vedi, adesso, allora, teoricamente se la coerenza c'ha un nome e un cognome, doveva teoricamente illuminarsi anche il resto. Per cui è qui che c'è sempre il dubbio sul paranormale, no? Che ci fa spesso e volentieri dubitare delle conclusioni, però nello stesso tempo ci lascia sempre una porta aperta. Però prima, senza nulla togliere, abbiamo sentito quei rumori fuori. Può essere stato un animale, qualsiasi cosa. Adesso sono bloccati, fermi. Sì, adesso sono andati via, basta. Ragazzi, adesso abbiamo la sensazione di essere completamente soli. Esatto. Ma poi è una cosa che si avverte sulla pelle. Cioè, mentre prima vi dicevo avevo i brividi quando sono andato di là, dove Moreno ha scattato la foto,
quando Moreno è stato male, quando si è spenta la telecamera, che peraltro sta reggendo benissimo, quindi mi sembra mi viene da dire che è ripartita a pieno regime, ecco. Adesso abbiamo la sensazione di essere soli come due cagnolini in mezzo a questo posto immerso nel silenzio. Mi viene da dire che è andato via Simone, proprio ho la sensazione. Guarda che brilla, appena detto, guarda. Simone, sei ancora qua? Guarda, appena detto, Simone, Patrick, c'è ancora qualcuno? Fai illuminare quello strumento lì. Siamo due sensitivi di merda. Abbiamo appena detto che eravamo da soli. Simone. A me No, non lo c'è so, più la però. sensazione di prima, che c'era il codo, non c'è più. Però anche qui vai a sapere, magari non è Simone, magari è un altro abitante di questo agglomerato di case. Allora ragazzi, meglio ridere che piangere. Avete visto 2 secondi fa che si è illuminato il K2. Ok, mi si è spenta ancora la telecamera. Per surriscaldamento. Per surriscaldamento, esatto. Praticamente, per ricapitolare, quello che è successo prima è successo adesso. Esattamente la stessa cosa. Stavamo dicendo, non abbiamo la percezione che ci sia qui, cioè abbiamo la percezione di essere soli, che non ci sia più nessuno. E nel momento in cui l'abbiamo detto, che io ho fatto anche la battuta, siamo due sensitivi di M, ha brillato il K2, quindi ecco la smentita al nostro pensiero. Nel momento in cui ha brillato il K2 si è esaurita cioè si è spenta nuovamente la videocamera. Adesso ve la faccio vedere. Vedete? Allora è il 46%, quindi è carica. Qui c'è il power bank che ha al massimo tutte le lucine accese, quindi potrei andare avanti a fare 3 indagini, quindi ho batteria sufficiente, ma si è spenta per surriscaldamento. Quindi dobbiamo necessariamente prendere atto della cosa. Moreno, come siamo combinati? Io direi di chiuderla così, perché tanto star qua No, non ha adesso ormai senso. abbiamo chiesto di tutto. Abbiamo chiesto di tutto, si scaricano cioè si surriscaldano gli strumenti, hai avuto male a un piede, ha brillato il K2, guarda come brilla. Proviamo a fargli l'ultima domanda. Riesci a far Guarda. Riesci a far illuminare anche quella pallina rotonda che c'è sulla sinistra sul vetro? Cioè, assurdo ragazzi, guardate come brilla il K2, avevamo detto, avevamo la percezione di essere soli, Adesso non più. adesso è andato fino al rosso, guarda. Adesso non sembra più che siamo soli come prima. No, non ci credo, questa è veramente una barzelletta sto posto. Ragazzi, io sono qua perché se guardate... No, ma è inutile giustificarsi, Moreno. Sì, no, è giusto cioè, che chi ci vede... chi ci cioè, non c'è vede o nessuno. si fida o si attacca, perché è così, Cioè, ragazzi, siamo a debita distanza, i telefoni sono senza il traffico dati, si è spenta una videocamera in concomitanza al brillio del K2, io più di così non so, guarda, ancora. Ma io non ho parole. Veramente non ho Ascolta, se parole. fai illuminare anche quella pallina di fianco, prometto che ce ne andiamo. Se si illumina. Sì, quella di fianco, bravo, quello che c'è sulla Sì, sinistra. allora prova a avvicinarti alla pallina di plastica che c'è lì vicino, o altrimenti a quell'oggetto davanti a quello che Quello stai illuminando. suona. Esatto, quello fa solo un po' di rumore e basta. Guarda, te lo faccio anche sentire come fa, così non ti spaventi. Ecco, fa così. Niente, si è attaccato al K2. Allora, se ti avvicini a quell'altro fa solo quel fastidiosissimo rumore, ma non ti fa male, come vedi l'ho toccato anch'io. Però sono ultrasuoni, magari loro da fare. Magari dà fastidio, sì, non è da escludere. Ok, se non vuoi che sentire quel brutto rumore, ok, niente, si è fissato col K2, ragazzi. È assurdo, è veramente assurdo. Io non ho più parole per questo posto. Vediamo se gli metto vicino anche la pallina. Cosa dici? Prova, mettila, io sto facendo le riprese. Ti appoggio vicino con la pallina che ti dicevo, non ti avevo paura che non ti faccio niente. Questa, vedi che si illumina, è più bella, è più colorata.
Adesso aspetta che si spegne, io capisco che tu sei lì. Vieni, aspetta che si spegne e ce la fai accendere. Ok, Carlo Zeno. ma forse ero io, eh. No, ero girato di Ah, lì? basta. Non lo so allora. Allora, Moreno ti ha messo la pallina praticamente a fianco a quello strumento che stai facendo brillare in continuazione. Fai la stessa cosa con la pallina, basta che ti sposti di pochi centimetri. Niente, gli piace il K2, non c'è niente da fare. Ha smesso. No. Allora, facciamo così, Simone. Adesso ti dico una bella cosa, non so se è bella o brutta, però te la dico lo stesso. Allora, questo posto per noi vale tanto, forse uno dei posti più interessanti che abbiamo visitato. La prossima volta verremo io e Morena, magari anche Lara, che hai già conosciuto, e verremo con la camera termica, che tu non sai cos'è, però per noi è un qualche cosa in più che serve per vedere se tu passi vicino a noi, perché come dire, è un apparecchio che in qualche modo rileva il calore di una figura, quindi per noi potrebbe essere una prova in più. Ti va? Se torniamo tra qualche tempo? Allora, visto che sta brillando in continuazione, se ti va, fallo fermare quell'oggetto. Non farlo più illuminare, dacci la risposta contraria. Se ti va che veniamo ancora, spegnilo. Non si spegne, mi sa che non gli va. Si è spento. Ok, lo prendiamo per un sì. Perfetto. Sai che io credo, Corrado, che qua ci voglia un attimo di tempo. Quando noi chiediamo una cosa col K2, lui parte dopo, non subito istantaneo, e quando gli dici no. a fermarti, ha bisogno del tempo per fermarsi. Sì, ma certo, non possiamo avere sicurezza di niente, ragazzi. Noi adesso siamo nel campo delle ipotesi. Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, come dicono quelli che parlano bene, non siamo persone che hanno le certezze in mano, siamo probabilmente degli illusi che cercano fantasmi o presenze, però senza la spocchia di dire che li abbiamo trovati, anche se qua, ragazzi, io lascerei poco spazio all'immaginazione. Qua siamo venuti tantissime volte, per queste tantissime volte abbiamo avuto risposte imbarazzanti. Io non so più cosa fare qua, ecco. Adesso è fermo. Vedi, va a fasi alterne. Vabbè Moreno, senti, adesso ritiriamo tutto e ci ritroviamo in macchina per le considerazioni finali, che dici? Certo. Ok ragazzi, allora abbiamo finito, adesso Moreno sta sistemandosi la macchina e allora stiamo facendo la chiusura davanti alla Villa delle Torri, perché lo sapete, per noi quando veniamo qua dobbiamo passare a salutarla la Villa delle Torri, perché ci è rimasta nel cuore, quindi ogni volta che veniamo qui un piccolo tour lo facciamo lo stesso, anche per vedere in che condizioni è e per capire se è ancora in piedi. E mi viene da dire che più veniamo qua più la troviamo peggio. Allora, per fare un recap generale della serata ci vorrebbe un finale di 20 minuti, quindi non vi risparmio il pippone, per cui però l'avete visto, gli strumenti si sono surriscaldati, Moreno non è stato bene, abbiamo avuto risposte nuove e vedi Patrick, il bambino, e abbiamo sentito dei rumori, il K2 ha brillato, la pallina ha brillato, il REM pod ha suonato una volta, insomma questo proprio per velocizzare il concetto finale di quanto è successo. Quindi non potevamo finire così, non potevamo finire meglio di così, anche se ci è dispiaciuto perché oltretutto Moreno
e non è stato bene. Quando dico che la salute viene prima di tutto lo riconfermo, nel senso prima la salute, poi l'indagine, poi i fantasmi, poi tutto quello che volete. Per quello che riguarda la foto, ecco, la foto adesso noi stiamo finendo l'indagine e quindi non possiamo averla vista bene, però adesso la passerò col contrasto nel computer, vedremo cosa è successo, e comunque ve l'abbiamo messa in sovraimpressione prima, per voi prima, per noi dopo, e vedremo un po' cosa succederà guardandola meglio. Comunque non potevamo che finire in bellezza in questo modo, no Moreno? Non ti si vede? Ecco qua. Niente, adesso ho ripristinato il cellulare perché era in modalità aereo, Sì. e ho visto che ho scattato 2 fotografie nello stesso posto. Una c'è questa cosa, ovviamente va confermata. Una c'è questa sagoma, questa cosa bianca, Sì. che si vede sullo sfondo dove c'era appunto con la porta chiusa. Io ero di là da solo senza luci perché Corrado era di là, e sulla seconda non si vede niente. Ok ragazzi, poi comunque ripeto, adesso voi l'avete già vista, ma noi siamo in macchina e anzi stiamo finendo, per cui insomma non possiamo aver visto niente di fatto bene. Allora, ribadiamo i nostri saluti, grazie di averci seguito per tutto l'inverno, tutta la primavera scorsa, cioè tutto l'autunno, tutto l'inverno e questa primavera, grazie di esserci stati vicini, buona estate, passatela meglio che potete, fate le vacanze anche per noi perché molti di noi non le possono fare, per cui insomma divertitevi e ci ritroviamo a settembre. Ciao! Ciao!